Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 238. Come sarà la tua prossima relazione? Come nascerà? Come la vedrai evolvere? Che cosa devi o non devi fare nel momento in cui comprenderai che sta nascendo qualcosa? Ma soprattutto con chi? Con una persona del passato? Con una nuova conoscenza? O magari con una persona che già conosci e che già, come si dice in cartomanzia, orbita nella tua sfera energetica. Lo andremo a chiedere alle nostre 3 varianti. Oggi sono l'occhio di tigre per la prima, la aragonite per la seconda e infine la pietra di luna per la terza. Prima di passare alle 3 varianti ti ricordo che ci sono ancora pochissimi posti disponibili per il corso estivo di cartomanzia della Lucerna di Cronos e ti annuncio anche che da oggi nei video interattivi sono presenti 2 nuovi oracoli. C'è il gattino, perché abbiamo il gattone che qua che si lecca, fatti un po' vedere, il gattone che a volte lo vedi nei video e il gattino che conterrà dei messaggi che ti verranno letti alla fine della variante scelta. Ma c'è anche la streghetta, una streghetta che ho acquistato ormai tanti anni fa, credo fosse il 2007 a Triora, durante un festival dedicato appunto alla stregoneria, e la streghetta invece risponderà sì o no ad una tua domanda. Bene, direi che carne al fuoco ce n'è parecchia, andiamo a vedere come sarà la tua prossima relazione. Quella di Cronos probabilmente è quella con Pico ed è una relazione bellissima con questa belvaccia. Ovviamente, come sai però, prima sigla! Variante dell'occhio di tigre. Andiamo a vedere con gli oracoli, prima con quello di Paracelso, poi vedremo anche con l'oracolo di Nostradamus quali opportunità ci sono per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre nel prossimo futuro. A livello affettivo, quali opportunità ci sono per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Puer, che significa ragazzo peraltro, se sei uomo volta, comunque di solito è una persona giovane o comunque nuova. Vediamo anche con l'oracolo di Nostradamus, poi facciamo l'interpretazione. Sembrerebbe una bella opportunità per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Caos. Anche Caos è una bella carta perché parla di rinnovamento. Inizio proprio da Caos a interpretare questa bellissima accoppiata di carte, in quanto la carta di Caos è una carta che non ha la nostra concezione di Caos. Caos in questo mazzo significa più possibilità, più probabilità, quindi anche forse più conoscenze. Associata a una carta come Puer, che va a parlare di organizzazione, di
concordia, fedeltà fra coppie, nelle relazioni, nelle amicizie, fra colleghi, anche di un certo senso di appoggio. La carta parlava di guida però intendiamola pure come persona che magari ti indica un sentiero o ti porta lungo un sentiero. E caos appunto è anche la possibilità di avere forse più sentieri o magari un sentiero con più compagni di viaggio. Quindi sicuramente quelle occasioni sono un numero abbastanza considerevole, cioè non si tratta di una occasione, qui probabilmente quelle 2-3 occasioni che ci fanno, anche ci gratificano un po', mi viene da dire, perché poi alla fine Puer, ora la carta non gli fa riferimento, però come segno geomantico, un segno anche di vigore, di virilità, di solito rappresenta proprio quello che è l'interagire fra le persone, talvolta anche in maniera estremamente focoso. Quindi ecco, quello che viene da pensare è che qui dà un numero sicuramente per qualcuno più ampio, per qualcuno meno ampio, però ecco, di più possibilità. Sicuramente qua c'è una situazione possibile e una via da poter seguire. Quindi diciamo che la sentenza di questi due primi oracoli è molto positiva, però non ci dicono se sarà proprio una storia o se magari sarà un'avventura o se saranno più frequentazioni. Per questo dovremo chiedere ai tarocchi del Golden Dawn. Andiamo a vedere quindi che cosa sono queste frequentazioni, queste storie, o questa frequentazione che nasce fra una scelta di più candidati o candidate. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre, non è male come variante, veramente. Sembra che qui ci sia del movimento, dai. Vediamo un po' se avrai nel prossimo futuro una relazione stabile. Allora, il cavallo di bastoni, lo dico tante volte, è una carta che mi piace molto perché rappresenta l'idea di movimento ed è un movimento che non si piega a nessun diktat, a nessuna imposizione, a nessun tipo di dogma limitante. Il cavallo di bastoni è l'archetipo dell'eroe e quindi anche ha quella, diciamo, quell'atteggiamento, quel moto di ribellione che fondamentalmente non lo fa arrendere. È un viaggiatore, certo, e sicuramente rappresenta anche, in abbinamento a questa carta di caos, delle situazioni dove magari potrebbero essere percepite anche delle rivalità. Quindi magari qui ci sono persone che entrano nella tua vita, una o più persone, secondo me più persone, delle quali appunto una magari potrebbe avere già altre porte aperte. Insomma, ci parlano ancora di movimento, ci parlano ancora di possibilità, però la cosa bella è che torna un po' questo atteggiamento della carta Puer, che è appunto il confrontarsi con gli altri e soprattutto anche in un certo senso il dover scegliere un sentiero. Quindi qua si fa avanti anche l'idea di una scelta fra più persone, delle quali magari uno o una sono già impegnati, oppure magari ci sono persone nuove nei confronti di persone che già conosciamo. 8 di denari, 3 di coppe, la torre. Qui vale la pena di andarci a mettere subito. Bisogna capire se questa torre è una scelta che fai su una situazione che magari si va a chiudere in favore di una nuova conoscenza, o se può essere un colpo di fulmine che nasce di nuovo con un 3 di coppe da il frequentare più persone. Magari c'è l'incontro fatale per te,
va un attimino capito, perché quest'otto di denari all'inizio è un po' il seguitare della routine, quindi è come se tu grandi aspettative non te ne facessi, e poi alla fine è l'atteggiamento migliore, l'amore non va mai elemosinato, nemmeno al cospetto dell'universo. Il 6 di coppe, il mondo, il 2 di denari. Le situazioni che mi vengono in mente guardando queste carte sono due. Partiamo dalla carta dell'8 di denari. L'8 di denari riguarda la quotidianità, rapportata alla situazione emotiva o affettiva, può parlare del rinnovamento che si può portare e si vuol portare nella nostra vita, un rinnovamento nella coppia come un rinnovamento nella propria vita se non si è in coppia, quindi si vuole aprirsi all'amore, si vuole un po' che questo 6 di coppe, che non è sempre la nostalgia, è anche il voler star bene, il voler comunque avere una situazione di gratificazione in un certo senso dalle persone, di amore poi fondamentalmente, nemmeno gratificazione, più il 6 di bastoni. Ecco, questo 8 di denari su questo 6 di coppe ci dice che qui ci si vuole aprire a quello che è il rinnovamento, le nuove esperienze, a quello che è magari il portare un po' uno shock, come questa torre fa, nella nostra routine, nella nostra quotidianità. Non è escluso che tu, non sarà per tutti, sarà per una minima parte, magari abbia già delle frequentazioni o abbia già una storia che però senti di dover trascendere, senti di dover aprire, senti di dover anche forse rimettere in discussione di fronte a quella che è la parte un po' diciamo negativa di questo 6 di coppe, che è il vivere nel passato. Se così non è, potrebbe essere anche la ferita che un qualcuno ti ha lasciato dentro. È il momento di dare uno scossone, di dare uno shock, è il momento di capire, conoscere, vedere, trovare la propria anima gemella, la persona che ci completa. È il momento di aprirsi al festeggiamento, ci dice questa carta di 3 di coppe. Spesso vediamo il 3 di coppe come una carta di pluralità di situazioni, beh, non è sempre così. Principalmente il 3 di coppe è proprio la carta del fidanzamento, del matrimonio, dell'inizio di una relazione, della festa, della sensazione di festa. Ecco perché ti dico che qui c'è proprio voglia dell'esplosione dell'amore, c'è proprio voglia di riuscire a trovare chi ci completa, al di là delle situazioni papabili che forse ci risuonano, ma soltanto in parte, con questo cavallo di bastoni un po' anche insoddisfatto dell'attuale situazione, nonostante non sia così terribile. Ecco, magari dei corteggiatori ci sono, ma magari sono corteggiatori che lasciano un po' il tempo che trovano, o corteggiatrici, perché non nasce, non scatta quella scintilla, quell'empatia che tu cerchi, quella pienezza, quella profondità che è qui poi simboleggiata da una torre, carta di shock, carta di fulmine che arriva e sparaglia un po' tutto. Ecco che dalla vita sociale, torno a dirtelo perché il mondo è anche questo, da un evento mondano, sociale, può essere anche la giornata al mare, non deve essere necessariamente il pranzo, la cena o la festa, arriva questa situazione, arriva il mondo, arriva l'incontro fatale. Ora, a dirti la verità, con una carta di 2 di denari e con una carta di 6 di coppe che costringono questo mondo, sono un po' indeciso. Infatti forse ci tirerò qualche carta in più, perché per qualcuno potrebbe non essere una persona del tutto sconosciuta. Ti dico perché. Perché il 6 di coppe è vero che rappresenta la ricerca del piacere, è vero che rappresenta l'aprirsi alla bellezza, è vero che rappresenta il darsi possibilità per andare a migliorare proprio la propria percezione del mondo, quindi a star bene fondamentalmente. Però non si capisce perché
quando arriva a questa torre, quando finalmente c'è l'incontro fatale, proprio durante un momento di festeggiamento, un momento nel quale questo piacere forse si sta anche toccando, si deve scontrare con un 2 di denari. È vero che potrei dare a questo 2 di denari un altro senso, potrei vederlo un po' come quello che è il comprendere come va gestita una relazione, quindi magari il farsi rapire a livello animico da un qualcuno che si incontra, ma poi l'avere delle resistenze interiori. E questo sicuramente può starci. Qui sicuramente comunque quando la persona ti appare davanti, quando lo conosci o la conosci, probabilmente delle resistenze un pochino te le vedo avere, ma non tanto perché la persona non ti convinca, quanto perché probabilmente qui c'è un teorizzare, un'apertura al di là di una situazione nella quale comunque ci sentiamo abbastanza sicuri, al punto che forse questo cavallo di bastoni, più che aprirsi alle relazioni, vuole proprio godersi la vita, vuole proprio star bene. Che poi la relazione arrivi o meno, questo sembra non porselo come problema. Ecco perché anche la carta di caos, forse, qui torniamo un po' alla parola caos, non tanto più come origine del tutto, ma caos proprio come magari indecisione tua di fronte a una situazione che senti a esercitare un'attrazione importante su di te, ma che non sai razionalizzare, non sai spiegarti. Sono indeciso, ti ripeto, se questa situazione viene dal passato o magari una persona nuova. È molto facile che sia una persona nuova, però con tutte queste resistenze tue andiamo a vedere un po' chi è questa persona. Vediamo un pochino. L'imperatrice, l'8 di coppe, è una persona del passato. Sì. E il fante di denari. Allora, sicuramente le situazioni sono più di una, su questo siamo d'accordo. Però qui c'è un 8 di coppe, significa che è un qualcosa che è finito, perché qui la domanda su queste tre non è più se incontrerai qualcuno e chi incontrerai, ma avendo visto che un incontro importante c'è, l'apertura di queste tre carte va proprio a capire, a cercare di chiarire chi è questo mondo, che già di per sé ci parla di quello che potrebbe essere un capitolo chiuso, però il mondo non è sempre, ecco, un capitolo chiuso associabile al rimpianto di un 6 di coppe. Qui probabilmente si tratta proprio di un capitolo chiuso con il quale c'è appunto un ripartire, una riapertura. Il fante di denari alla fine è un corteggiatore o è comunque una persona con la quale ci si scrive, quindi o con la quale si dialoga, e mi torna un po' il puer qua. Secondo me qua c'è un incontro con una persona che non ti è del tutto sconosciuto, sconosciuta, non deve essere. Allora, l'8 di coppe nel 90% dei casi riguarda la chiusura di un rapporto, però non è detto che questo sia un precedente rapporto che è chiuso, può essere anche una persona che non vedi da tempo, che probabilmente con questa imperatrice un po' dentro ti è rimasta, magari a livello inconscio, e vedi, è come se qui non fosse nemmeno mai nato niente di concreto addirittura con questa persona, perché l'imperatrice poi alla fine si dice che è una donna gravida, quindi attende alla nascita di un qualcosa che però con quest'otto di coppe cambia direzione. E con questo fante di denari che mi riprende un po' anche tutta l'indecisione di un 2, forse qui c'è il destino che ti rimette sulla strada di un qualcuno che non ti è del tutto estraneo o estranea, ma ci sono anche le inevitabili tue resistenze. Sì, io credo che sia così. Anche perché se fosse una situazione di nuova persona, non mi spiegherei il perché di questa sorpresa dopo
l'incontro del mondo, ammesso che non sia che qui tu ci ripensi dopo, però non ha una sua logica con quello che è poi il resto delle carte, quindi di conseguenza io qui devo andare a pensare che ci sia proprio un incontro destinato, che però viene fatto con una persona che appartiene a quello che è il tuo passato relazionale, o il passato inteso come persona con cui non è mai nato niente, ed è più facile, e con cui si fa appunto si ha un confronto, perché qui comunque c'è un confronto, qui probabilmente è una cosa che internamente nasce da subito come attrazione irrazionale, però poi ha bisogno del suo periodo di rodaggio, ha bisogno del suo periodo, un po' mi ci dice sto 2 di denari, del momento in cui da una parte c'è l'attrazione, da una parte però c'è anche un po' di resistenza tua, ecco. E quindi ecco che secondo me qui per qualcuno sarà un ex veramente, o una ex, per la maggior parte sarà una persona che comunque gravitava un po' già nella nostra orbita, magari per qualcuno anni fa, per qualcuno mesi fa, e c'è proprio un ritrovarsi, secondo me del tutto casuale, durante quella che può essere una situazione conviviale, di festa, di allegria, un evento dove appunto poi si riprendono i contatti. Però qui vedo molta resistenza da parte tua, forse perché non essendo nato qualcosa di importante in precedenza, magari un po' puoi avere dei dubbi su quella che può essere questa situazione. Però ecco, io la vedo molto così qua. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vogliono dirti, per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Vediamo un po'. Poi ti ricordo, alla fine c'è sempre la possibilità di scegliere, non è detto che se torna una persona dal passato devi per forza riaprire, magari dopo il momento del fuoco che brucia, poi uno dopo smorza un po' e magari ci si ridà l'addio in modo differente da come è successo la volta precedente. Dico perché io sono il primo a non volere ritorni, quindi lo dico perché magari poi la gente nei commenti mi scrive non voglio ritorno, ti capisco benissimo, però vedi, è la lealtà alla memoria. E ti dirò di più, ti dirò che qui secondo me che qui non sarà per tutti questo evento dove vi trovate, perché qui fa riferimento anche a quelli che sono i punti nodali della propria storia familiare, potrebbe avere a che fare qualcosa con la tua storia familiare o con la tua casa o con la tua quotidianità. Qui cioè una persona che in un qualche modo, anche se non l'ha influenzato, per dire, tu hai conosciuto questa persona mentre stavi facendo un trasloco o mentre stavi riarredando casa, o magari ecco, o mentre magari andavi al matrimonio di un parente, cioè, e quindi là ritrovi o lo ritrovi, ecco, potrebbe avere a che fare con una situazione di questo genere. Anche qui non sarà per tutti, però la lealtà qui è un po' la lealtà che ti devi dare anche nei confronti di questa torre che arriva e ti sorprende, ti rapisce, ti fa dire tutto mi aspettavo fuorché questo. Devi scegliere se dare lealtà alla parte di te che ancora magari ha un po' queste resistenze, quindi la parte che vede il lato combattivo di questo puer, oppure devi scegliere di essere leale alla parte irrazionale di questo puer, quindi la focosità. È un po' questo secondo me che questa prossima relazione ti porta una persona con cui c'è grande attrazione, ma c'è la paura che questa grande attrazione poi si vada a concludere in breve, ecco. Un po' come se tu non fossi
sì, ok, per stare insieme, ok, ma per aprirci un qualcosa di più, insomma, non proprio. Oppure l'altra persona che è così, insomma, fra voi sembra esserci un conflitto su questo. Vediamo un po' cosa vuol dirti il Woodland Wardens. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Allora, l'antilope e la spiga. La carta dell'antilope e del grano, vabbè, non è la spiga, è il grano, ma più o meno siamo lì, rappresenta la socialità, quindi ci va a tornare del valore che ha la socialità. Però ci dice anche che in questa socialità ti viene chiesto di aprirti, ti viene chiesto appunto di essere un po', come dice anche la carta di Antigone, leale a quelli che sono poi i tuoi valori e anche quelle che sono le tue relazioni interpersonali, non solo a livello amicale, perché è proprio da qui che arriverà, è proprio, ti ripeto, da un momento di festeggiamento, di vacanza, quindi nell'amicizia, da qui che arriverà la possibilità di fare una conoscenza importante che poi in realtà proprio conoscenza nuova non è. Ora, quello che aggiunge, che è un po' anche il motivo trainante di questa carta qui della lealtà, perché come vedi lei sta accompagnando il padre che non è che se la passi bene, si vede dall'immagine, quello che aggiunge è di considerare quali elementi di tossicità può portarti una situazione. Tossicità qui non va intesa come l'incontro con una persona che per te è tossica, ma sicuramente l'incontro con una persona che in un certo modo ti sconvolge e ti porta ad estrarre da te, dalle tue profondità, quello che è un dubbio, un'insicurezza che non pensavi di avere. Quindi devi capire, più che se la persona ti risuona o meno, come mai nasce questo dubbio, da dove ti nasce, da dove viene, da quali esperienze della tua vita pregressa nasce questo dubbio, perché è questo che ti frega, non tanto con questa persona qui, quanto in generale. Ed ecco che nel momento in cui tu capisci che lealtà a te stesso, a te stessa, vuol dire anche riuscire a nutrire adeguatamente quelle che sono le tue aspettative anche a livello sociale, allora tu mi fai un balzo in più verso quella che è la realizzazione. Perché qui sembra che ci sia una persona che per natura è un po' capatosta, scusami, un po' ribelle, un po' anticonformista, un po' che probabilmente non vorrà accettare del tutto questo ritorno, questo quasi ritorno, e si farà un po' di problemi che poi porteranno agli inevitabili blocchi del momento, con quelle che potrebbero essere anche conseguenze in termini magari di polemica sulla gestione di un rapporto. Quindi, secondo me, quello che queste carte ti stanno dicendo, l'apertura verso una situazione con una persona del tuo passato, per la maggioranza dei casi, c'è. Però devi anche capire perché hai delle resistenze, perché qui non sembra essere tanto la persona in se stessa, ma sembra essere un po' il tuo concetto di relazione che va un attimino rimesso in discussione, capisci? Ed ecco che, soprattutto per quanto riguarda come ci sono un po' queste persone che tendono ad essere totalizzanti, a controllare gli amici, magari è l'altra persona, non sei tu, o magari tendono un po' a dire dobbiamo fare per forza tutto insieme, se no poi magari quell'altro si fa due scatole così. Ecco che qui forse questi parametri vanno un pochino rivisti, un po' come probabilmente dovrà rivederli un po' l'altra persona. Quindi, ti ripeto, l'incontro qua c'è, ma c'è da lavorarci un pochino a livello di aspettative e sicuramente c'è un po' di tempo prima di poter avviare un qualcosa di più solido. Però considero questa una lettura molto positiva. Andiamo a vedere il nostro gattino che cosa vuol dirci.
Scegliamo un messaggio per te, ne ho scelti alcuni, ne prendiamo uno e vediamo che cosa vuol dirci. Allora, è molto interessante questo, vedi, dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. William Shakespeare, o come dicono le persone colte, sa che spiare. Allora, dubita, vedi che qua il dubbio è proprio, cioè tu apri col dubbio, apri con la rimessa in discussione e chiudi col dubbio. Cioè il dubbio qua per te è proprio una costante di tutta questa stesa. Quindi non dubitare mai del mio amore. La lealtà di Antigone ci permette di capire dove la nostra storia ha incontrato, la nostra storia di vita intendo, ha incontrato quel particolare evento, quella particolare persona che ci ha inserito il tarlo del dubbio inerente sia alle relazioni sociali in generale che alle relazioni dell'amore. Quindi cerca di capire che non devi dubitare dell'amore, ma lo potrai capire solo quando capirai che l'amore più vero, quello più importante, è quello che deve nutrire il tuo spirito, e quindi di conseguenza è quello che non si fa grandi aspettative sugli altri, ma lavora su se stesso. Un po', spero di averlo spiegato bene, però ecco, vedi, dubita di tutto, ma non dubitare mai del mio amore. Ora è chiaro, qui è messo in senso di poesia, del mio amore si intende dell'amore che devi dare a te stesso, a te stessa, che ti deve, che sia con questa persona, che sia con un'altra, portare a darti delle possibilità senza tutta questa sfiducia, questa paura, questo dubbio di fondo che ogni volta viene un po' a minare quelle che sono le tue situazioni. Ti chiedo di pensare ad una domanda prima di passare all'oracolo delle risposte. La nostra streghetta da oggi negli interattivi ti risponderà con un sì o con un no. Vediamo un pochino, quindi streghetta, se rispondi sì o no alla domanda di colui o colei che ha scelto l'occhio di tigre. La risposta è un no. Non è detto che sia un no definitivo, può essere un no temporaneo, può essere un no definitivo perché magari in relazione alla tua domanda la risposta è un'altra, oppure la domanda la devi formulare in maniera diversa, però per ora la risposta è un no. Vediamo anche le risposte dell'oracolo per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Che cosa vuol dirti? Rispetta i tuoi tempi. Sì, mi torna molto col discorso che qui comunque più che fare un lavoro sulla relazione, qui devi fare un lavoro un pochino su quella che è la matrice di tutto questo dubbio che tu hai nel dare amore. Anche se ti senti pronto, ti senti pronta, forse c'è in te un moto di ribellione, un moto di resistenza che va un attimino sanato. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'aragonite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'aragonite che cosa c'è nel tuo prossimo futuro. C'è una conoscenza per una relazione, un ritorno, o magari più possibilità. Che cosa c'è per te che hai scelto la pietra dell'aragonite a livello sentimentale nel tuo prossimo futuro?
Cauda Draconis. È una carta molto bella perché rappresenta la spontaneità, la naturalezza, il candore, la purezza di sentimenti. Rappresenta anche quella che è una scelta facile ed immediata, oppure una soluzione ad un problema. È forse indice di un comportamento troppo modesto, magari qui c'è bisogno un po' di quello che potrebbe essere uno scossone, però comunque volge in positivo la carta di Cauda Draconis in questa parte del mazzo. Devi sapere che nel mazzo dell'oracolo di Paracelso le carte sono doppie e hanno diversi significati, quindi ci sono due Cauda Draconis. Questa è quella positiva per quanto riguarda proprio l'idea di armonizzarsi col circostante grazie anche a quello che è un periodo estremamente florido di possibilità. Quindi diciamo che iniziamo alla grande. Andiamo a vedere anche con l'oracolo di Nostradamus, per te che hai scelto la variante dell'Aragonite. Pregiudizi. Ecco invece una carta che invece va un po' forse a parlare di quello che può essere anche nel tuo caso un atteggiamento magari un po' limitante. Può rappresentare la necessità di aprirsi alle situazioni con maggiore leggerezza senza la necessità di esprimere eccessiva possessività o gelosia o eccessivo attaccamento. E quindi una carta che va a parlare di una persona che forse queste qualità del Cauda Draconis le ha, ma deve metterle in pratica. Potrebbe rappresentare un incontro, come appunto la carta di Cauda Draconis dice, fa capire un po' fra le righe, fra quello che dice, però magari con una persona con cui queste dinamiche potrebbero incrementarsi, quindi magari bisogna fare attenzione. Qui ci potrebbe essere un incontro o un ritorno magari di un qualcuno che sì, da una parte può darci la leggerezza di cui abbiamo bisogno, può darci la bellezza, può anche darci la grinta, la motivazione di cui abbiamo bisogno, dall'altra però forse magari eccede un po' troppo in quella che è la passione, che sfocia poi appunto magari in dinamiche di eccessivo controllo. Vediamo un pochino per te che hai scelto la variante dell'Aragonite. Quale sarà la tua prossima relazione? Vediamo un po' cosa ci vuol dire il Golden Dawn. Tarocco meraviglioso fra l'altro. Il 5 di bastoni, vedi, il 5 di bastoni è di nuovo la carta che parla di, almeno per quanto riguarda i rapporti, eccessiva forse possessività o gelosia. È comunque una carta di confronto e sempre di virilità. L'8 di denari, la ruota, il 10 di coppe, il sole, il 3 di bastoni, la temperanza. Allora, qui ci sono le possibilità perché un qualcosa decolli veramente. Il sole, questo interattivo è pensato per i single, rappresenta proprio il partner o, se sei uomo, la partner.
Un 8 di denari mi esce anche nella prima delle varianti che compongono questo interattivo, e la risposta che do è la stessa, esce nella stessa posizione peraltro. Qui c'è voglia di dare uno scossone alla propria quotidianità, c'è voglia di aprirsi, c'è voglia di darsi possibilità di conoscere persone, o forse magari c'è la possibilità di conoscere anche un qualcuno che magari è già entrato o entrata nella nostra vita, ma che ancora forse fa parte di una situazione che stenta a decollare. Il sole è la voglia di portare alla luce i propri sentimenti, il sole è completamento, il sole è anche una bella armonia fra i due partner, eppure rappresenta anche di nuovo l'idea di virilità che già abbiamo visto nella carta del 5 di bastoni, e comunque già lasciava intendere un po' queste due carte. Quindi comunque qui c'è un qualcosa che può nascere. Secondo me in questo caso si tratta di una nuova persona, però magari anche qui andrò a fare un approfondimento se si tratta di una nuova persona, di una persona che già conosci, perché uscendomi già all'inizio così con un sole, potrebbe essere benissimo un qualcuno che già orbita nella tua sfera energetica, oppure se non c'è nessuno, magari un qualcuno che a breve entrerà nella tua vita. Certamente qua con una ruota su 3 di bastoni si va verso un cambiamento che potrebbe effettivamente essere in un certo senso anche arginato un po' da questi pregiudizi che si diceva, un po' forse da questo mostrare già alle prime avvisaglie di una situazione che potrebbe poi scadere in un'eccessiva possessività, e di questo magari si ha anche un po' paura, anche perché il sole di solito poi è una presenza che si impone, e quindi di solito il suo peso in termini relazionali è veramente forte, al punto che quando esce il sole si parla di fidanzamento o addirittura di matrimonio o convivenza. Quindi qua certamente c'è una situazione nella quale ci buttiamo con anima e corpo, però questo fa sì che anche quelle energie che dovremmo un po' tenere sotto controllo forse non riusciamo poi a gestirle, quindi bisogna un po' fare attenzione alla gelosia. Certo, per alcuni questo sole mi potrebbe significare il fatto che magari la persona non è completamente libera, però c'è una ruota dopo, comunque alla fine qua potrebbe essere benissimo un qualcuno che magari è libero o è libera, però ha ancora la testa sulla precedente relazione, un po' come se non avesse dimenticato la precedente persona o il dolore che la precedente persona gli ha dato. Quindi forse magari il lavorare è un po' anche su questo, che poi è una cosa detestabilissima quando apri una relazione, dici ma il mio ex, la mia ex, ma vaffanculo, cioè, ma gli ex lasciali agli ex, non portarli nella nuova relazione, non fare paragoni, è bruttissimo, è una cosa assurda. Comunque ecco, qui vedo un po' questo martellamento, vogliamo chiamarlo, un po' che poi alla fine sfocia in quello che è un buon feeling, una bella relazione, un bel momento. Allora, anche qui secondo me c'è molta scelta, perché comunque i margini sono interattivi questi, quindi comunque cerca di capire, per qualcuno l'energia sarà più forte, per altri sarà meno forte. Qui abbiamo un margine importante perché abbiamo 1, 2, 3 carte che fanno riferimento a quella che è la quotidianità anche di coppia, perché laddove un 8 di denari mi può rappresentare la routine quotidiana, mi rappresenta anche la quotidianità della vita di coppia. Il sole mi rappresenta il partner, il 10 di coppia mi rappresenta addirittura la dimensione casalinga che si va a vivere, quindi la quotidianità che si vive col partner, e di fatto poi quella che potrebbe essere una convivenza, con una temperanza che addirittura mi può parlare del fatto che, anche qui non per tutti, per alcuni c'è bisogno di lasciar passare un po' di tempo per via magari di quelle che sono distanze spaziali o temporali, o anche di età, mi viene da dire in alcuni casi. Ora, al di là delle singole dinamiche, caso per caso, qui c'è veramente un momento nel quale c'è, forse potrei dire, la paura un po' di perdere
questa connessione con qualcuno che fa incrementare un dialogo, lo fa anche con questo 3 di bastoni che mi rappresenta, ok, il ritardare su una situazione, ma mi rappresenta anche il colpo di genio, l'improvvisa ispirazione che porta poi appunto a quella che è una situazione di 10 di coppe e di temperanza, quindi a canonizzare una relazione sulla quale magari inizialmente si è un po' preso tempo. Quindi qui c'è un qualcosa che nasce, prende tempo, perché ti prendi il tuo tempo, rischia di scadere un po' in quella che è una dinamica quasi tossica, un po' di possessività, un po' di eccessiva presenza, un po', però poi alla fine riesce a orientarsi sul binario giusto. È un po' questo momento iniziale che forse rappresenta un pochino l'estremizzazione della grande luminosità di questo sole, che poi alla fine va forse a tiranneggiare in un certo senso, va forse ad imporre tratti caratteriali non proprio stabili, ma da entrambe le parti credo. Però ti voglio anche far notare che la ruota è un simbolo solare, quindi qui si cambia proprio il focus su quello che è un modo di percepire un rapporto di coppia, ed ecco che magari una situazione nata forse non benissimo, forse con qualche dubbio, forse con qualche, si va a consolidare. Questo mi dice la carta, anche grazie a quello che è il paziente lavoro che facciamo su di noi, e anche grazie a quella che è un po' una presa di coscienza importante che una persona che orbita nella nostra vita o che a breve orbiterà nella nostra vita è comunque importante per noi. Ora resta da capire se questa persona già la conosci o no, quindi mi sa che tiro giù altre 3 carte per te, cioè se torna dal passato o se è una persona nuova. Mi viene da dire più una persona nuova, però boh. Dieci di spade, 3 di spade, 6 di coppe. Ma secondo me qui il passato te lo lasci alle spalle. Il passato, un 10 di spade è finito, un 3 di spade può essere un po' di attaccamento al passato, forse a motivo proprio di trattenere, un po' la carta anche della eccessiva gelosia, un po' come vedo anche caratterialmente sembra prendere. È come se tu forse qui potrebbe esserci una persona che magari già conosci o conoscerai a breve, ed è comunque un qualcosa di nuovo. Sicuramente è una cosa a distanza, perché 6 di coppe anche proprio uno spostarsi e anche la temperanza, però è come se, quello che mi viene da dire, è un po' come se tu avessi di nuovo paura, perché magari questa situazione ti potrebbe rimandare come dinamiche ad un qualcosa del passato, e quindi questo potrebbe magari, perché 3 di coppe può essere il senso di tradimento, di frustrazione per un qualcosa che si è concluso, ok, 10 di spade, ma il 10 di spade è anche il focalizzare il perché si è concluso, quindi qui tu sei consapevole del perché le relazioni precedenti si sono chiuse. Ecco perché qui me la rilasci un po' questa situazione, pur portandoti dietro il carico di inquietudine per quelle situazioni che vedi rinascere più o meno ripetendo un copione. Ecco, questo ti spaventa un po', e di questo potresti aver paura qui. Potresti proprio aver paura del veder rinascere una situazione che parte, come dicevo prima, col mettere in luce un po' queste qualità estremamente, anche con un 8 di denari, diciamo, settate su quella che è un po' l'iter, ecco, come se qui si facesse dei passi senza quel vero input, quella vera grinta, quella vera verve della quale abbisognano le relazioni. Ecco che improvvisamente qui c'è
la consapevolezza di dire no, non ripetiamo gli errori del passato, non cerchiamo di ripetere un copione che non ha funzionato, qui cambi direzione, però secondo me la persona qui è nuova. Sì, io penso di sì. Per dinamiche potrebbe essere simile a quelle del passato, però io credo che sia nuova. Ed è comunque un qualcosa che vedo andare a stabilizzare, non è una brutta situazione questa. Secondo me è molto bella. Andiamo a vedere con gli oracoli, vediamo un po'. Per te che hai scelto la variante dell'aragonite. Allora, fama rappresenta sì le nuove opportunità, ok? Sì, rappresenta proprio quelle opportunità, soprattutto anche di conoscere nuove persone, quindi ti vado a confermare che è una persona nuova. La carta di fama rappresenta proprio anche l'abbandonarsi alla bellezza, un po' come queste carte, alla bellezza di un qualcosa, poi la bellezza fisica. Bisognerebbe fare un interattivo sulle qualità della persona, però ecco, qui secondo me rappresenta proprio, che poi ci sta, perché alla fine la temperanza rappresenta anche comunque un'armonia, quindi la persona sicuramente ti piace molto. C'è anche da dire che la temperanza mi rappresenta anche una sorta di guida, quindi potrebbe essere anche una persona che ti guida proprio a cambiare il tuo modo di vivere le relazioni, ti fa capire che forse le relazioni settate sull'eccessiva, passione che sfocia nell'irrazionale, nel controllo, nelle dinamiche ossessive, non fanno bene, perché poi lasciano un solco profondo che ti ferisce. Fama è una carta molto positiva e va a parlare comunque di nuovi incontri, quindi è una nuova persona, perlomeno non è una persona con cui tu hai avuto una relazione in passato, Allora, il procione e il sicomoro. La carta del procione e del sicomoro viene un po' a parlare del fatto che abbiamo bisogno di rinnovamento, già come quest'otto di denari diceva. Sei ben equipaggiato o equipaggiata per esplorare territori nuovi, quindi sali in alto sull'albero dei tuoi interessi. È il momento propizio per scoprire nuove possibilità, ma anche nuove verità su te stesso, su te stessa, quindi ti ripeto, anche un po' di rimettere in discussione forse la concezione che hai di relazione, o magari di eradicare un po' quelle possono essere le ferite che fino ad oggi l'hanno fatta un po' da padrone, ecco. Potresti sentirti annoiato, annoiata, escluso, esclusa un po' dal mondo, come se niente attirasse veramente i tuoi interessi. Prenditi pure del tempo per te, cura te stesso, te stessa, perché comunque sono in arrivo delle grandi soddisfazioni. Beh, direi che non c'è male con queste carte. Andiamo a vedere il nostro gattino cosa ha da dirci. Vediamo un pochino. Ho scelto diverse frasi, anche come consiglio, come dritta, come guida. Vediamo un po' che cosa ci dice. Per te che hai scelto la variante dell'aragonite. Ah, che bella frase questa, me la ricordo, sì. Allora, in amore non essere un mendicante, sii un imperatore, dà e resta semplicemente a vedere che cosa accade. Vedi, quando ti dicevo prima che qui cambia anche il tuo modo di percepire l'idea di rapporto, e quando ti dicevo che qui comunque tu questa idea del mendicare le attenzioni, questa idea anche dei rapporti dove ci si annulla, la rilasci, la vai a rilasciare in virtù del piacere, il piacere di darsi e di dare, di lasciare che fluisca con un qualcuno con cui
sicuramente va ad evolvere un qualcosa di positivo, beh, la frase te lo sintetizza in modo mirabile. Abbiamo gli ultimi due oracoli. La nostra streghetta che debutta oggi ti risponderà con un sì o con un no. Pensa ad una domanda che abbia come potenziale risposta un sì o un no e vediamo che cosa dice. Vediamo un po'. La risposta è sì. Beh, qua direi che è eccellente come responso. Infine vediamo l'oracolo delle risposte per te che hai scelto la variante dell'aragonite. Flashback del passato, vietato farsi trascinare dai ricordi. Te l'ho detto, qui per te è un nuovo rinnovamento, un completo rinnovamento, sul quale magari inizialmente potrai avere qualche riservo perché vedrai appunto un copione che si avvia a ripetersi e in tempo riuscirai a dirottare una relazione nel migliore dei modi perché ti porti comunque felicità. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della pietra di luna. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della pietra di luna, il tuo futuro relazionale, una nuova conoscenza, il ritorno di qualcuno o magari più occasioni, che cosa ti aspetta. Ci sarà una relazione importante per te che hai scelto la variante della pietra di luna. Conjunctio significa congiunzione. La carta ci risponde sì, sì pieno. Conjunctio è una carta del buon avvio di una situazione e nelle spiegazioni della carta, questo mazzo qua praticamente non so se esiste anche come mazzo stampato a sé. Io l'ho presi tanti anni fa in edicola con una collezione di oracoli. Ecco, nelle pagine dove spiegava diceva che c'è anche la possibilità che ci sia una relazione che si avvia a diventare un grande amore e che nel tempo porta anche figli. Quindi comunque qua sicuramente c'è un incontro importante o un ritorno, ancora non ce lo dicono, perché qui ci parla, la guida diceva appunto nascita di un amore o di un figlio. Queste sono le parole della guida, però non ci dice con chi ancora. Noi tenteremo di capirlo, di scoprirlo. Vediamo innanzitutto cosa vuol dirci l'oracolo di Nostradamus, per te che hai scelto la variante della pietra di luna. Ok, vediamo un po'. La forza, molto affine per ciò che riguarda anche l'iconografia alla forza del tarocco. La carta della forza dell'oracolo di Nostradamus è comunque una buonissima carta, perché comunque rappresenta una persona giovane o conosciuta da poco, una persona con cui c'è un'amicizia, una fratellanza, e parla proprio della persona con cui può nascere l'amore e della persona che può rappresentare per noi una occasione di
consolidamento di storia fino appunto al matrimonio, alla convivenza, eccetera. È una persona generosa, forte, combattiva e è già la seconda volta, perché comunque anche la carta di Congiunctio dice questo, legata all'ambiente lavorativo. Quindi qua è possibile che l'incontro sia, non sarà per tutti, in ambiente lavorativo. Probabilmente però si tratta di una nuova conoscenza. Andiamo a vedere, Andiamo a vedere anche col Golden Dawn. Bene, bene, lo sai come la penso sui ritorni. Vabbè, poi ognuno è libero di volere ciò che vuole. Volere ciò che vuole. Però, vabbè. Sono molto più felice di dirti che ci sarà per te un qualcuno che arriva e ti porta appunto tutta questa stabilità. Vediamo un pochino cosa vogliono dirmi i tarocchi del Golden Dawn. Per te che hai scelto la variante della pietra di luna, se senti dei rumori è Pico che sta saltando per la stanza. Non so, oggi è felice, oggi non sente il caldo. Per te che hai scelto la variante della pietra di luna, allora, l'asso di spade, sì, questa è una persona nuova. L'asso di spade rappresenta la volontà, rappresenta la conquista, il corteggiamento, rappresenta anche il pensare, l'eccessivo pensare. Quando siamo innamorati si pensa molto all'altra persona, ma rappresenta anche il parlare, probabilmente anche via chat, via messaggistica, il carro. L'innamorato, la temperanza, 3 arcani maggiori. Qui è un sì pieno, la relazione c'è, con ogni probabilità si tratta veramente di una persona nuova. Possiamo vedere l'innamorato come anche una tua scelta, ma possiamo vederlo anche come una persona che ti si rivolge o alla quale tu ti rivolgi per motivi di lavoro, il carro. Ed ecco che qui va a nascere quella che poi è una situazione, la temperanza, magari non subito, però la temperanza può essere anche la sessualità, così come il carro, e in un certo senso anche l'innamorato potrebbe essere una persona forse che all'inizio non è completamente libera, o magari non è completamente libero o libera mentalmente, quindi un qualcuno che magari quando ti si presenta ha ancora magari degli irrisolti con situazioni precedenti, non vuol dire che abbia necessariamente storie aperte. Però ecco, la situazione la vedo molto bene qua, e poi 3 maggiori è veramente un qualcosa di molto 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 forte. Fatti vedere, su, che fai casino per lo studio mentre io leggo le carte, Basta fare confusione. Saluta i tuoi fan. Allora, vediamo un po' se riesco a farlo star buono. Quindi qui comunque c'è una persona nuova ed un incontro legato alla professione, o tua o sua. Si tratta di un carro, quindi penso più tua, perché qui c'è una persona che arriva, però sai, potrei vedere anche questo carro come tu che vai, comunque è legata alla professione, secondo me. E può darsi anche che sia una cosa per la quale non devi aspettare molto, perché le energie sono molto forti. 3 maggiori e un asso, voglio dire. Regina di denari, al di là che tu sia uomo o donna, la regina di denari rappresenta comunque una persona che probabilmente, oltre a ribadire il discorso dell'ambiente lavorativo, è molto quadrata, quindi probabilmente una persona che ti dà anche una certa idea di stabilità, di solidità. Certo, anche la regina di denari, così come un carro, può rappresentare una persona forse eccessivamente grintosa ed eccessivamente anche
anche assertivo, assertiva, quindi la persona che forse non perde tempo, e quindi magari qua non perde tempo nemmeno ad intavolare con te un discorso di possibile relazione, così come se tu temporeggi non perde tempo magari a dirti ok, ritento sarò più fortunato, più fortunata, ma intanto stop. Quindi una persona anche abbastanza o sì o no, molto assertiva qua. Vedi, c'è un appeso, sai, mi viene da pensare, un appeso potrebbe, tutti maggiori, fra l'altro una carta di corte, qui è molto forte la cosa. L'appeso potrebbe rappresentare anche una persona che forse magari ti osserverà un po' prima di comunicarti, ma non tanto secondo me, oppure mi rappresenta la tua indecisione. È sempre una carta di profondità, di interiorità più profonda, potrebbe essere anche un qualcosa che ti rapisce nel profondo e ti appunto mette un po' in discussione tutte le tue incertezze in fatto di relazioni, perché un innamorato potrebbe rappresentarmi anche questo. È un po' come se ti andasse anche, se ti piombasse un po' a sparaiare le incertezze, a dire basta, guarda, io ti propongo comunque un futuro. Qui c'è una persona veramente molto determinata, Beh, l'asso di coppe. Tra l'altro l'appeso mi può rappresentare anche la sessualità e potrebbe essere una di quelle persone che ha anche diverse fantasie sessuali, perché poi di solito l'appeso mi rappresenta questo tipo di sessualità, così come la temperanza mi rappresenta invece quella più, diciamo, canonica, fra virgolette. Secondo me nasce molto dall'attrazione fisica questa relazione e porta poi a quello che è un asso di coppe, come già all'inizio ci dicevano queste carte qua, in potenza addirittura qui ci potrebbe essere il formarsi di un nucleo familiare con tanto di figli, o comunque il formarsi di una coppia stabile, perché poi non pretendo che se questo interattivo lo guardano 1000 persone fanno, ti auguro di sì se li vuoi, per carità, però qui sicuramente un asso di coppe mi va a parlare di un'abbondanza in potenza. C'è un po' forse questo metterti alle porte con i sassi, ovvero il dire io sono qui per te, un po' anche in modo spiazzante. Secondo me questo potrebbe essere un po', forse, ma magari forse a te piace che la persona ti esprima la sua ammirazione in questo modo così plateale, così teatrale. Può essere, può starci, perché poi alla fine una regina di denari, non scordiamoci che è una persona che si sacrifica abbastanza, si mette in gioco. Sacrifica non mi piace parlando di amore, si mette in gioco senza inibizioni, e quindi viene anche col preciso intento di sedurre, uomo o donna che sia. L'unico problema è che potrebbe essere una persona che magari ha qualche risorto a livello di gelosia, questo sì. Questo sì. Qui mi parlano subito, data la forza degli arcani, 2 assi, quindi anche situazioni che stanno per avviarsi, una figura di corte e ben 4 arcani maggiori. Mi parlano subito della persona, però l'ho fatto per tutti, lo faccio anche per te a questo punto, di andare ad aprire magari questo appeso per capire un po' cosa mi rappresenta, se mi rappresenta la possessività degli irrisolti oppure veramente magari la sessualità anche più, diciamo, quella un po' più spinta, ecco, quella dove le fantasie magari la fanno un po' da padrone. Vediamo un pochino per te che hai scelto la variante della pietra di luna. Andiamo ad aprire questo appeso, vediamo un pochino che cosa ci dice, che cosa rappresenta, perché qui la persona arriva, e io credo nemmeno tanto tardi. 2 di coppe, cavallo di bastoni, il sole, porca miseria. Allora, potrebbe essere una situazione, non sarà per tutti, che nasce all'ombra di un'altra relazione, quindi magari qui c'è una persona che probabilmente può avere una frequentazione, non una relazione, perché qui c'è un cavallo di bastoni, e quindi magari può avere anche altri papabili, altre papabili, altre porte aperte, insomma una persona che
non vuole star solo, non vuole star sola, ecco. E quindi con questo cavallo di bastoni forse mi va a dire di un qualcuno che anche con un 2 di coppe, sì, proprio single non è, ma nemmeno impegnatissimo, impegnatissima, un po' quelle persone che appunto hanno un ventaglio di possibilità di scelta, però è indubbio che qui un sole va a troneggiare su questo cavallo di bastoni, quindi forse questo appeso, oltre a parlarmi di qualche risolto a livello di possessività della persona, che poi è tipico, più uno a porte aperte più diventa possessivo, e anche di quella che è una sessualità molto ostentata, qua mi potrebbe andare a parlare del fatto che almeno inizialmente questa persona potrebbe magari barare un po', magari ti dice guarda sono libero, sono libera, in realtà beh, proprio liberissimo, liberissima non è, però poi questa cosa viene alla luce, secondo me qua poi gli assi sono diventati 3, te lo faccio notare, cioè qui c'è veramente, io credo, magari è questo che può portarti qualche dubbio inizialmente, però l'attrazione qui la vedo veramente forte, molto forte. Bella variante anche questa, andiamo a vedere con gli oracoli, per te che hai scelto la variante della pietra di luna. Anche a volere qua le carte sono veramente, veramente, veramente positive. Artemide, natura. Artemide è una carta che parla della strategia e parla anche della necessità di comprendere come orientare i nostri sforzi. È comunque una carta che parla anche dell'esprimere in piena libertà i propri sentimenti più profondi e anche la propria sessualità, quindi torno a dirti, qui parte proprio da un'attrazione a livello sessuale molto 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 forte. Andiamo a vedere col Woodland Wardens. La coccinella e il pisello. Al di là di quelle che possono essere battute sconce, la carta dice che stiamo entrando in un periodo di felicità, positività e buona fortuna. Celebra la tua gioia condividendola con gli altri. Attenzione però, ci dice la carta, resisti alla tentazione di tenere tutto sotto controllo, perché l'equilibrio, nonostante volga in positivo, è ancora troppo delicato. Quindi ti torna a dire che comunque la nota di questo appeso un po' dissonante resta, cerca di gestirla in maniera molto molto concreta, cerca di dare un po' anche come Artemide in parte dice, abbandonati all'istinto, però conserva anche la strategia un po' della belva quando deve attaccare la preda, che appunto si muove in silenzio. Onora i tuoi limiti per preservare un momento di felicità che si sta aprendo e per volgere comunque quello che è il tuo cammino in positivo e verso la crescita, perché qua crescita ce n'è. Quindi cerca di non farti fermare da questa cosa qua. Andiamo a vedere anche per te il consiglio del nostro gattino. Ho scelto diverse frasi, vediamo un po' che cosa il nostro gattino vuol dirti. Ne scegliamo una. Carino, vero? Vediamo un pochino che cosa vuol dirti. Allora, amami o odiami, entrambi sono in mio favore. Se mi ami sarò sempre nel tuo cuore, se mi odi sarò sempre nella tua mente. William Shakespeare, o Shakespeare come dicono le persone di cultura. Sto ovviamente scherzando, la frase è meravigliosa, parla di un rapporto dove veramente ci si, diciamo, mi viene da dire ci si fonde, ecco, un po' come l'asso di coppe,
vedi che da una unica matrice sgorgano queste due fontane. Molto 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 bello, veramente. Parla di un qualcosa di totalizzante, di veramente unico. Andiamo a vedere anche per te la risposta della nostra streghetta. Vediamo un pochino, poni una domanda mentalmente alla nostra streghetta e vediamo che cosa ti risponde. La risposta deve essere un sì o un no. Vediamo. Yes, abbiamo un sì. Ti ringrazio streghetta. Andiamo a vedere con l'oracolo delle risposte per te che hai scelto la variante della pietra di luna, che cosa hanno da dire su questa relazione che deve aprirsi per te. Eh sì, se agisci subito. Allora, qui probabilmente ci vanno a ribadire quello che già è uscito con questo appeso. Qui c'è una persona, ti ripeto, che viene per sedurre. Al di là del fatto che entri magari con una scusa, soprattutto legata a quella che può essere la tua professione, ma che probabilmente, almeno sulle prime, non rivela tutto di sé. Questo abbiamo visto che ti va a creare forse un piccolo blocco, una piccola magari resistenza sulla quale devi un po' lavorare e quindi magari ti chiederà un po' di tempo. Ora, io credo che se agisci subito, ovvero se mentalmente riesci subito a capire la portata della cosa, è possibile che qui ci sia uno sviluppo in positivo, come già ti ho detto. In caso contrario rischi un po' di inflazionare un po' tutto. Non ti dico rovinare, perché io credo che con le carte che sono uscite, che sono molto 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 forti a livello energetico, assi, figure di corte, arcani maggiori, sono molto molto forti, ecco. Quindi però il rischio è che magari vai a ritardare una bella occasione che poi sfociava appunto in un asso di coppe. Quindi sì, ok, poniti le tue domande, ma non ci perdere tempo, non prenderti troppo tempo per mancare ad una decisione che va comunque presa, anche perché lì secondo me c'è molta attrazione fisica che porta poi a quella che è un coinvolgimento proprio a livello sessuale molto forte. Quindi alla fine è un po' come se ti spronassero a dire goditela, stai bene. Io ti ringrazio per aver seguito questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Come sarà la tua prossima relazione? Con chi sarà? Come si avvierà? Con quali dinamiche la vedrai nascere, la vedrai crescere? Lo abbiamo chiesto alle nostre 3 varianti. Un misantropaccio come Cronos di relazioni ne ha una sola, eccola qua, sempre più bella. Io ti ringrazio per aver visto questo video. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva e un altro tipo di contenuto. Insieme, dai, da Cronos e da Pico, ciao! Ciao, benvenuto, benvenuta. Aspetta. Soprattutto con chi sarà la mia prossima relazione. Andremo a vedere con le nostre 3 varianti di oggi appunto come potrà nascere, come potrà evolvere e soprattutto con chi ci sarà. Mi sono scordato che è dedicata ai single. Rifacciamo, scusa Micio. Come sarà e soprattutto con chi sarà la tua prossima relazione. Lo faremo con le nostre 3 varianti. Oggi torniamo a fanculo perché ho sbagliato. Adesso
Lo faremo con le nostre 3 varianti. L'occhio di tigre sarà la prima, l'aragonite sarà la seconda e infine la terza me la sono scordata, vaffanculo. Quindi occhio di tigre, aragonite e... occhio di tigre, aragonite e... sarà la tua prossima relazione, come nascerà, come evolverà e soprattutto con chi, con una nuova persona, con una nuova persona, ai single. Andremo a chiedere come sarà la tua prossima relazione. Andremo a chiedere, sto cazzo, come ci si sta qui sopra, ciuccone? È il mio gattone quello lì, mio gattone lui. È il mio gattone amoroso. Guarda in camera. Guarda in camera. Eccolo Pancio.